E ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Davanti a me, come potete vedere, c'è una testata GPX che andremo a smontare del tutto per revisionarla, ma soprattutto per prepararla. Nel mio canale già c'è un video dedicato allo smontaggio e alla revisione della testata YX. Sono molto simili, ma in realtà si differenziano magari parecchio per alcune componenti, come ad esempio il collettore tra l'una e l'altra, il collettore di aspirazione non è compatibile. Mentre per quanto riguarda lo scarico, se vedete sulla testata GPX abbiamo uno 02 qui come sigla. Questo significa che la testata GPX in questione ha lo stesso collettore di scarico CRF come quella YX. Se qui invece ci dovesse essere lo 01, quindi l'1 al posto del 2, il collettore di scarico diventa non compatibile tra le due, perché in questo caso siamo in presenza di un collettore KLX. Quello che vi consiglio: quando acquistate un motore GPX, assicuratevi che abbia la sigla 02 in modo tale che tutti gli scarichi, la maggior parte, la stragrande maggioranza degli scarichi disponibili sul mercato, siano compatibili con il vostro motore. E allora ragazzi, siamo pronti per metterci al lavoro. Questa testata ha 40 ore, di conseguenza necessita di una manutenzione. Come prima cosa ci andiamo a smontare il coperchio delle punterie. E ci siamo. Quello che dobbiamo fare adesso per poter rimuovere i bilancieri, io vi consiglio sempre di andare a allentarli in modo tale da renderli più liberi. Quindi andiamo a svitare leggermente il dado presente sul bilanciere, sia dalla parte dello scarico sia dalla parte dell'aspirazione. Come potete vedere, questa testata ha anche i piattelli in ferro, quindi la andremo a sostituire con quelli in ergal. Ci danno più prestazione ma soprattutto maggior sicurezza. Quello che dobbiamo fare adesso è andare a smontare le due viti presenti qui nella parte della distribuzione, quindi sotto il coperchio della distribuzione, per poter rimuovere gli spinotti e far uscire i bilancieri. State sempre attenti a queste viti perché tendono sempre a spanarsi, e queste lo sono già, quindi prestiamo massima attenzione perché è semplicissimo rovinarle, e poi per rimuoverle ci faranno tribolare parecchio. Quindi la prima è andata, smontiamoci la seconda e ci siamo. Quindi ci è andata bene questa volta. Rimuoviamo la prima e rimuoviamo anche la seconda. Quindi il nostro fermo, come potete vedere, lo rimuoviamo svitando queste due brugole. Una volta rimosso il fermo, siamo pronti per estrarre i due spinotti. Inserendo una chiave al suo interno lo estraiamo, così da liberare anche il bilanciere. Inseriteli sempre dallo stesso verso perché magari sono usati, non li andremo a sostituire, a meno che non sono rovinati. In questo caso vanno ancora bene, in modo tale che lavorino sempre nella stessa posizione. Quindi lato aspirazione e lato scarico. Quindi inseriamo sempre la chiave all'interno dello spinotto, lo estraiamo e siamo pronti per estrarre anche il bilanciere. Semplicissimo ragazzi, davvero semplicissimo. Quello che dobbiamo fare adesso è andare a rimuovere l'anti-rebound dell'albero a camme che si trova sotto questa brugola da 10 qui. Quindi svitiamo questo. State attenti perché sotto c'è una molla con uno spinotto, non rovinatelo. Inizio a intravederla. Eccola qui ragazzi. Ecco qui la mollettina. E sotto c'è un altro spinotto da rimuovere. Come potete vedere è uscito anche questo. Quindi la posizione corretta è spinotto, una volta che lo rimontiamo, molla al suo interno in questo modo e fermo poi nella parte superiore. Arrivati a questo punto siamo pronti per estrarre l'albero a camme. Semplicissimo. Lo rimuoviamo e lo controlliamo per bene. Come potete vedere le spalle sono ancora ottime,
quindi ha lavorato benissimo. Controlliamo anche i cuscinetti che ruotino e non hanno gioco. In questo caso l'albero ha lavorato davvero bene, è ancora possibile utilizzarlo, quindi ottimo. Arrivati a questo punto, ragazzi, siamo pronti per andarci a smontare le valvole per smerigliarle, perché comunque hanno lavorato davvero parecchio. Controlleremo anche se sono perfettamente dritte e dopodiché andremo a sostituire anche i piattelli. Mi vado a inserire sempre la boccola più larga nella parte superiore, dove poi non vado ad abitare, mentre la boccola più stretta andrò a mettere sulla valvola, quindi nella parte inferiore. Adesso vi mostro. Quindi quella stretta sotto, perché vado ad avvitare da sotto per stringere e comprimere la molla. Quindi ci andiamo a posizionare la pressa in questo modo, quindi la parte grande sulla molla, sul piattello, mentre la parte più stretta sulla base della valvola, sul fungo della valvola. Ve lo mostro meglio. Come potete vedere, nella parte superiore abbiamo messo quella larga, nella parte inferiore, nel fungo, quella più stretta. Quello che dobbiamo fare adesso è semplicissimo. Posizioniamoci sempre dritti. Prendo una calamita a penna per aiutarmi poi a rimuovere i siger. Ora vedrete, una volta che inizierò a stringere, la molla verrà compressa e si libereranno i due fermi. Come potete vedere, si libera nella parte inferiore e lo estraiamo. Adesso molliamo tutto. Svidiamo fino a mollare completamente la molla. Estraiamo la nostra pressa e come potete vedere abbiamo liberato sia il piattello che la valvola. Quindi estraiamo entrambe le molle, ne abbiamo piattello, una molla più piccola all'interno, una molla più grande. Arrivati a questo punto, ragazzi, siamo pronti per andare a liberare la valvola spingendola dall'alto verso il basso, in questo modo. Se dovesse far fatica ad uscire significa che la valvola è storta, quindi andrà sostituita. Non è questo il caso, come potete vedere, visto entra, libera ed esce senza nessun problema. Quindi in questo caso la valvola di scarico è perfettamente funzionante e dritta. Effettuiamo la stessa operazione anche sulla valvola di aspirazione. Come potete vedere, stringendo si vanno a liberare i siger all'interno e vengono via tutte e due senza nessun problema. Liberiamo nuovamente la morsa, quindi svitiamo in modo tale da liberare la molla. Rieccoci qui. Come potete vedere già il piattello è uscito, quindi rimuoviamo il piattello in ferro che poi andrà sostituito con quello in ergal. Le due molle, quindi quella grande e quella piccola, e infine andiamo a rimuovere la valvola sempre spingendola dall'alto verso il basso. Questa, come potete vedere, fa leggermente più fatica ad uscire. Arrivati a questo punto, ho finito di lavorare la testata, dobbiamo andare a smerigliare le valvole. Per poter smerigliare le valvole, ragazzi, utilizziamo questa pasta qui, è una ventosa come questa. È semplicissimo, andiamo a prendere la nostra valvola, in questo caso la valvola di aspirazione, la mettiamo sulla ventosa, in questo modo. Dopodiché prendiamo la pasta, in questo caso io prendo la pasta fine perché comunque le valvole sono già usate, quindi non necessitano di una smerigliatura eccessiva. La mettiamo tutta sul bordo della valvola, in questo modo. Lubrifichiamo lo stelo così da farlo scorrere bene all'interno del paraolio, senza rovinarlo. Quindi valvola lubrificata, la inseriamo all'interno della sua sede, in questo modo, e iniziamo a smerigliare. Facciamo questa operazione per un bel po' di minuti. Ed
ed ecco fatto, il nostro lavoro di smerigliatura è completato. Effettuiamo la stessa operazione anche sulla valvola di scarico. Una volta pulita per bene la testata, quindi ci andiamo a rimontare le valvole, andando però a mettere i piattelli in Ergal. Vi consiglio vivamente di usarli, piattelli in Ergal o in titanio, perché non solo aumentano leggermente le prestazioni, ma aumentano anche l'affidabilità. Se desiderate sapere se il vostro motore è equipaggiato già con piattelli in Ergal, basta aprire il coperchio delle punterie e ve li ritrovate senza dover smontare nulla. Come potete vedere sono abbastanza differenti. Come potete vedere quelli in ferro hanno la testa piatta, mentre quelli in Ergal, come potete vedere, leggermente bombata. Anche il colore è differente, ma comunque se volete fare una prova del 9 è semplicissimo. Basta prendere una calamita. Quindi come prova del 9, se proprio non riuscite a riconoscerli esteticamente, utilizzate una calamita, perché quello in ferro viene attratto, mentre quello in Ergal assolutamente no. Io vi consiglio vivamente di montarli, sia il destro o il sinistro sono indifferenti, quindi o l'ho posizionato sulla valvola di scarico o sulla valvola di aspirazione, non cambia assolutamente nulla. Quindi andiamo a inserire la nostra valvola che abbiamo pulito e smerigliato, quindi la andiamo a inserire all'interno della sua sede. Quindi andiamo a mettere la molla piccola, la molla grande all'esterno, dopodiché il nostro piattello in Ergal. Adesso quello che dobbiamo fare è comprimere tutto questo gruppo molle col piattello in modo tale da andare a mettere i fermi. Quindi quello che dobbiamo fare adesso è andarci a posizionare la morsa con la parte più ampia sul piattello, allarghiamola ancora leggermente, ce la andiamo a posizionare in questo modo, iniziamo a comprimerla. Ragazzi, mi raccomando, sempre perfettamente dritti, allora faremo un sacco di fatica poi a piazzare i fermi. Perfetto ragazzi, quando iniziate a intravedere la scalanatura presente sullo stelo della valvola, siamo pronti per andare a inserire i nostri fermi. Come potete vedere hanno una parte più stretta e una parte più larga, quindi la parte stretta va sempre rivolta verso il basso, mentre la parte più larga verso l'alto. Prendiamo la nostra testa, li inseriamo all'interno. Il primo è stato inserito, adesso ci andiamo a piazzare anche il secondo. State attenti a utilizzare la stessa distanza da una parte e dall'altra, quindi sia dalla parte inferiore che superiore lasciate la stessa distanza tra i due siger. Arrivati a questo punto ragazzi, adesso siamo pronti per andare a montare invece la valvola di scarico. Benissimo, una volta rimontate le valvole siamo pronti per andare a inserire l'albero a camme. Ecco qui il nostro albero, lo inseriamo all'interno in questo modo. Come potete vedere ci sono le spalle dell'albero che vanno a intersecarsi precisamente in questi due punti qui, quindi non potete sbagliarvi. Accertatevi di inserirlo benissimo all'interno, spingetelo fino in fondo così, e dopodiché siamo pronti per andare a inserire i bilancieri. Lubrificate sempre bene lo spinotto. Quindi aspirazione, lo inseriamo insieme allo spinotto, quindi inseriamo il bilanciere da questa parte e lo spinotto lo facciamo entrare direttamente con le mani. Assicuratevi che anche questo arrivi a battuta, spingendolo, controllate che effettivamente il movimento è libero. Facciamo stessa cosa anche col bilanciere lato scarico. Lubrifichiamo lo spinotto, dopodiché prendiamo il fermo, questo deve andare a battere sui bilancieri, quindi va inserito con la parte verso l'interno in questo modo. Una, andiamo ad avvitarle senza esagerare ragazzi. Infine quello che dobbiamo fare è andare a montare il fermo, l'anti-rebound direttamente qui sulla testata. Quindi andiamo ad inserire lo spinotto insieme alla molla in questo modo, facciamolo cadere direttamente all'interno così. Quindi la molla, state attenti che scenda correttamente all'interno dello spinotto, e dopodiché andiamo a montare la brugola. E il nostro anti-rebound è stato montato correttamente, quindi chiave da 10, stringiamo quanto basta senza esagerare.
Perfetto ragazzi, la nostra testata è completamente montata, naturalmente il gioco valvole va poi fatto quando la testata è direttamente montata sul motore e messa in fase. Per oggi il video finisce qui, se vi è piaciuto mettete un bel like e iscrivetevi al canale, noi ci vediamo in un prossimo video, ciao!